Esiste un'esca semplice, economica, facile da utilizzare e che nelle condizioni giuste ci fa anche pescare il pesce? Questa è una domanda che mi avete fatto in alcuni dei miei video. Allora mi sono fatto un giro di negozi e alla fine sono finito alla Decathlon e ho comprato questi shed qui. Visto che non voglio fare marchettate, vi faccio vedere proprio lo scontrino e vi devo dire che con una spesa abbastanza esigua me la sono cavata. Infatti con soli 23 euro ho comprato 2 pacchi di esche per un totale di 20 esche e 3 pacchi di testine piombate che dovrebbero essere da 4, quindi più 12 testine piombate. Ah, e bisogna togliere 2,50 euro di bigattini. Bigattini che, come nelle migliori tradizioni, sono scappati per tutto il garage. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò. Ora, ovviamente non esistono esche miracolose. Esiste solamente un'esca un po' più semplice da utilizzare, universalmente gradita dai pesci, e questo è rappresentato secondo me dalle eschine di gomma, in particolare dagli shed. Le esche morbide sono in generale molto più naturali di quelle rigide ed il loro nuoto è semplice ma efficace. Non emettono troppe vibrazioni e per questo non tendono a spaventare il pesce che ormai è abituato alle nostre esche artificiali e nuotano anche con un recupero semplicissimo. Non emettono dei particolari suoni e le poche vibrazioni che emanano sono molto naturali e vengono comunque percepite dalla linea laterale dei pesci. Inoltre, essendo morbide, quando vengono attaccate non destano troppi sospetti e il pesce non le sputerà immediatamente come farebbe invece con un'esca rigida. Quindi se le ho lanciate al momento giusto e nel posto giusto, potete catturare i pesci senza troppe difficoltà. Io purtroppo stamattina non li ho presi, però gli impegni lavorativi mi impediscono di andare con costanza. Però nei test che ho fatto al buio, quindi senza telecamere, qualche spigola l'ho presa e qualcuna anche di buone dimensioni. Quando non ci sono le condizioni ideali e non c'è la possibilità di pescare alla fine delle mareggiate, il momento migliore per provare è all'alba e al tramonto. Ho pescato per pochi minuti e ho avuto la fortuna di catturare anche una spigola di ottime dimensioni che ha ingoiato l'esca. Nelle altre invece ho provato a fare dei video maldestri mentre tenevo la canna con la mano destra e il cellulare con la sinistra. Questa è l'unica pescata con lo shed più grande. Quando ho provato a fare il video purtroppo le condizioni non sono mai state ideali. In queste condizioni di mare calmo l'unico modo per riuscire a catturare un pesce è provare nei cambi di luce, soprattutto se corrispondono all'aumento della marea. Sto comunque pescando nei posti dove ho realizzato le catture. Per prima cosa vi consiglio di non avvicinarvi mai troppo all'acqua perché il pesce sente comunque sia la vostra voce sia riesce a vedere l'ombra proiettata nell'acqua. Inoltre cercate di far passare la vostra esca vicino agli scogli e cambiate frequentemente spot, tanto se c'è mangia nei primi tiri. Non serve lanciare lontano, è meglio fare dei tiri precisi e cercare di far passare l'esca nel miglior punto possibile, vicino agli scogli dove c'è la schiuma. È proprio in questi posti che infatti le spigole amano cacciare ed è qui che riescono a trovare con facilità latterini, piccoli sarghi e altri pesciolini che riescono a cacciare senza essere viste, nascoste dal trambusto delle onde e dalla schiuma. Come vedete non lancio mai nello stesso posto. Infatti ho lanciato prima dritto facendo passare l'esca nella buca che si trova di fronte a me e poi rasente la scogliera. Anche se non sto pescando nulla, probabilmente le spigole ci sono, ma non è il momento giusto. Bisogna aspettare infatti che cambi la marea o che cambi la luce. Non abbiate timore di tirare anche nei punti più impensabili, come questo. Anche se l'acqua è molto bassa, la spigola va comunque a cacciare e qui c'è un piccolo scarico di acqua dolce, condizione perfetta. Può accadere che l'esca si incagli, però con qualche colpo giusto, senza tirare troppo, si riesce comunque a liberarla. Andando avanti mi trovo poi di fronte alla spiaggia e qui lancio direttamente parallelo alla battigia, perché è proprio lì che le spigole vanno a cacciare. I punti migliori sono sempre quelli che presentano delle rocce, soprattutto su un fondale sabbioso. Infatti è qui che il pesce si concentra. Come vedete mi tengo sempre a distanza dall'acqua. L'importante è fare sempre un numero moderato di lanci ed esplorare tutta la zona. Anche quando non prendete nulla, potete però osservare tutto quello che succede intorno a voi
Se vedete dei cefali che saltano, se c'è una piccola buca, un piccolo rivolo d'acqua dolce, sono tutti elementi che fanno capire che ci sono le spigole. Magari non in quella giornata, ma prima o poi ci sarà la condizione giusta in cui quei pesci mangeranno e cacceranno la vostra esca. Ora ragazzi, io non voglio fare la pubblicità a Decathlon, assolutamente non è l'intento del video. È ovvio che però ho voluto scegliere un negozio dove tutti quanti possiamo andare, comprare le esche, e devo dire costano veramente poco. Tuttavia, diciamo, esche di questo tipo vanno comunque generalmente bene. Ve ne metto magari qualcun'altra che, se l'avete, va benissimo. Vanno anche molto bene colori chiari come il bianco, il trasparente, il giallo fluorescente, soprattutto in alcune condizioni, quindi con mare molto sporco. Magari io opterei più per un fluorescente piuttosto che per un colore naturale come questo. Però diciamo al Decathlon di Cagliari solo queste avevano, quindi ho preso questo qui. Avete visto, ci sono anche 3 tipi di testine diverse e mi piacciono molto perché hanno, diciamo, il piombo relativamente piccolo e l'amo grande, ed è importante per le spigole, se no rischiate che vadano a mangiare sulla codina però non riescano a rimanere allamate. E diciamo che quella da 3,5 grammi è la mia preferita, utilizzata con l'eschina più piccola, perché comunque la posso far affondare un po' più lentamente, recuperandola più lentamente. La testina più pesante va bene nel caso in cui ci sia un mare un po' più a fondo o un pochino più mosso, più turbolento. Quindi l'importante è che l'esca lavori bene, riesca a nuotare e non venga trasportata dalla corrente. La testina da 7 grammi utilizzatela solo con l'esca più grande. Io l'ho prese tutte e due, ho pescato con tutte e due, però ho pescato la spigola grande con la testina più, con l'esca da 82 mm, perché in quella giornata il mare era particolarmente calmo, infatti si pesca all'alba. Questo tipo di esche si muove praticamente da solo, c'è veramente poco da fare. Tuttavia, se percepite che magari c'è una buca, ci può essere del pesce, potete anche rallentare, far saltellare l'esca sul fondo in modo che smuova la sabbia e attiri i predatori. Ad esempio, questa è la tipica situazione nella quale voglio provare dei recuperi diversi. Provo infatti prima un recupero veloce per vedere se qualche spigola sta cacciando e reagisce violentemente su un'esca recuperata più velocemente. Però mi accorgo che c'è una buchetta dove c'è sabbia. Allora mi sposto perpendicolarmente alla sabbia e faccio saltellare l'esca intorno alla buchetta. In effetti è proprio lungo lo scalino che le spigole andranno a cercare le loro prede. E non si tratta solamente di pesci, parlo anche di crostacei e di invertebrati. Ma comunque un'esca che saltella può sembrare qualunque cosa agli occhi del predatore. Infatti una delle 6 spigole l'ho presa proprio così. È ovvio che però dove ci sono le rocce non potete fare questo lavoro, perché la testina si va a incastrare tra le rocce e poi dovete stare 2 ore a liberarla. In realtà nel 90% dei casi è proprio la testina di piombo che si va ad incagliare tra 2 rocce. Il segreto per liberarla è uno solo: dare dei piccoli colpetti verso l'alto con la canna, cercando anche di spostarsi, cambiando quindi così l'angolo dal quale stiamo tirando. Se facciamo l'operazione con calma e non tiriamo troppo, riusciremo a liberare l'esca con facilità. Ora ragazzi, vi chiedo veramente scusa per non essere riuscito a immortalare una cattura, però purtroppo le condizioni non sempre sono quelle migliori e volevo però farvi avere questo video prima, diciamo, che cominciasse la stagione buona per le spigole, anche se vi dico la verità, secondo me se andate anche l'estate, anche diciamo dopo l'inverno, in alcune condizioni corrette potete pescare il pesce. Vi ricordo che comunque non è questa proprio nello specifico l'esca migliore del mondo, io l'ho presa solamente perché era la più semplice da trovare per tutti, ma diciamo comunque esistono shed veramente di ottima qualità. L'importante è che le associate sempre a un peso e a un amo corretto, quindi non utilizzate pesi troppo grandi o troppo leggeri, perché sennò diciamo l'esca non riesce a nuotare. Vi ho fatto anche diversi tutorial su questa cosa, ora l'importante è che andate a pesca e vi divertite. Io vi consiglio pochi lanci, camminate, girate lo spot, tanto se la spigola c'è, mangia ai primi lanci, a meno che non stiate pescando male. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!